Allora, buongiorno ragazzi, oggi farò cambio olio e filtri al mio Ford. Allora, chiavi che ci servono. Ci serve una bussola che già ho messo del 16 con la chiave del kit per smontare anche il filtro dell'olio. Vedete, così. Io già l'ho allentata, però l'ho lasciata ancora dentro. Poi ci serve il bicchierino per svitare il filtro, che si applica così e si usa sempre con la stessa identica chiave per smontare il tappo. Attenzione ragazzi che sto bullone qui è fatto di burro, quindi deve essere una 16 buona che ci calza proprio a pennello. Io come olio uso il Bardal 10V40, che è il migliore. Dietro vedete anche l'olio per fare il cambio dell'olio della trasmissione, ma quello lo farò dopo. Filtro dell'aria originale QJ e il filtro olio e filtro aria QJ. Poi vabbè, io uso anche questa qua che è diciamo una siringona per levare proprio l'eccesso. Allora, per prima cosa che dobbiamo fare? Per prima cosa bisogna svitare il tappo dell'olio e lasciarlo così entra aria. Una volta fatto questo, ovviamente questo e la chiave col bicchierino per smontare il filtro dell'olio io l'ho comprato su un kit su AliExpress, tutto insieme, e il bar dalla parte. Allora, adesso metto un secondo pausa, scarico un attimo l'olio e poi riprendiamo. Allora, tappino svitato, eccolo qua, con la chiave del 16. Lasciatela all'interno, almeno dopo la dovete solo riavvitare. Da qui ho scaricato tutto l'olio. Mi raccomando, fatelo in più step, nel senso, fate sci il primo, poi riavvitate questa, aspettate qualche secondo, anche qualche minuto, e poi lo risvitate per far scendere proprio l'ultimo olio. Mi raccomando, a motore caldo, quindi fateci un giro prima. Adesso aspettiamo un attimino che finisce di gocciolare e poi smonteremo il filtro olio. Allora, qui ha quasi finito, io ci ho messo un piccolo bicchierino che continua a gocciolare. Con la stessa chiave che abbiamo smontato il tappino, andiamo a svitare il filtro, ovviamente mettendoci sempre qualcosa sotto perché sennò facciamo un macello. Oh, tanto non dovrebbe essere stretto molto forte, Io l'avevo già un pochino allentato, ovviamente con una mano è un po' difficile, ecco. Leviamo il bicchierino, eccolo qua, è comodissimo ragazzi, acquistatelo assolutamente. E adesso finiamo di svitare, occhio che esce parecchio olio, perché è quello che sta nel filtro. Ok, e lo svuotiamo. Calcolate che quest'olio è sempre un Bardal, questo che vedete vecchio, e c'ha circa 4000 km. Il filtro non sta messo malissimo anche all'interno, ma ovviamente non si può vedere bene. A posto, adesso fate gocciolare un pochino, date una bella pulita. Mi raccomando, la pulizia è sempre la cosa più importante da fare. Do una pulita e ci rivediamo tra un secondo. Allora, qui ho pulito tutto. Ovviamente ragazzi, non so se l'avete visto, ma questo qui non è quello originale, che l'altra volta non l'avevo trovato. Invece il nuovo è proprio QJ Motor. Ho detto, ho trovato su AliExpress che costa meno di quello là che ho comprato in negozio. Comunque lo scartate. Adesso prima di rimontarlo prendete un po' di olio vecchio
una puntina col dito e date una piccola ingrassata alla filettatura. Olè. Poi quando lo andate a rimettere, ovviamente mi raccomando roba sporca addosso, se no vi fate un macello, mi raccomando che entri bene nella filettatura, che sia molto lento fino a che non arriva in fondo. Allora, dicevo, portatelo fino alla fine, fino a che riuscite a mano, poi rimettete il bicchierino. Ovviamente ragazzi non c'è bisogno di stringerlo a morte, fino a che va lo stringete. Io già lo sento che forza, appena forza un po' di più, olè, e io nella stretta. In teoria andrebbe stretto a un certo newton, però ragazzi l'importante è che non lo mettete a morte. Ok, adesso date un'ultima pulita all'ultimo lietto che scende qua, ma ragazzi alla fine potete pure inclinare la moto, ma una volta levato il filtro e tutto è fatta. Ultimo passaggio, riavvitate il tappo. Anche qui non lo stringete a morte. Ok, una volta stretto a mano, sempre con la chiave del bicchierino, mi date una stretta al volo per il momento. Ok, e lasciate la chiave là. Levate questo, vedete quanto ne è scolato in più. Ok, e questo è tutto l'olio vecchio e il filtro vecchio. Adesso mettiamo il nuovo olio. Allora, prima di mettere l'olio nuovo, tirate fuori l'asticella e pulitela bene, perché c'è comunque olio vecchio dentro. Ok, pulita e messa da parte. Anche qua sopra date una piccola pulita. Ragazzi, la pulizia è la prima cosa, anche se la moto fa schifo, scusatemi, ma volevo fare il cambio e poi la porto a lavare, così levo tutto l'olio sotto. Ok, una volta pulito, una cosa molto comoda, insieme sempre al kit del filtro olio, filtro aria e il bicchierino per togliere il filtro olio, mi è arrivato questo che è comodissimo per mettere l'olio. Mettete, vedete, è fatta a U, questo lo incastrate all'interno del bocchettone dell'olio e la comodità, un po' con una mano è un po' difficile, Vabbè, il senso è questo, mettete così potete girare con questo dentro e mettere olio. Io adesso lo metterò e poi vedremo il livello. Ok, allora messo questa tutta e questa qui circa 800 ml, poco meno, che dice che ne porta 1,8. Comunque è sempre meglio mettere un po' di meno e fare il controllo. Per controllare questa non dovete abitarla tutta, qualche giro, così risvitate e controlliamo quanto ce n'è. Ok, vedete? Massimo, quindi a 1,8 un pochino meno. Poi ovviamente adesso facciamo girare un po' il motore, lubrifica un po' tutto. Una volta fatto girare un pochino il motore, scaldato l'olio, perché l'olio va controllato sempre, non dico bollente ma a caldo, date una stretta senza esagerare e voilà, ed è fatta. Io non so un meccanico quanto prenderebbe per fare questo lavoro. Ovviamente adesso butterò l'olio, io perché c'ho un bidone grande, c'ho pure altre moto, quindi faccio il cambio dell'olio pure a quell'altra. Quando poi c'ho il bidone vado direttamente da un meccanico qua vicino che mi se lo prende, gli regalo qualche cosa
e mi si prende l'olio vecchio. Comunque adesso metterò dentro alle bottiglie del Bardal e poi le metterò dentro il bidone grande. Comunque qua è fatto e do un'ultima stretta leggera a questo qua, però col telefono in mano non riesco, e poi tolgo il bussolotto e la cosa è fatta. Ok, bussolotto tolto, andiamo a dare una messa a modo. E adesso poi cambieremo anche il filtro dell'aria. Cerca un letto. Poi arriveranno gli ammortizzatori nuovi, sono partiti oggi dalla Cina, non vedo l'ora che arrivino. Ok, due sgasatine per far girare bene l'olio, aspettiamo un secondo che scende e ricontrolliamo l'asticella. Comunque anche meno di 1,8 kg, 1,8 litri, 100 ml. Ok, ricontrolliamo. Perfetto, alla linea sopra il max, poco sopra il max. A posto, richiudiamo e l'olio è stato cambiato, ragazzi. Adesso mettiamo il filtro dell'aria, che pure questo qua c'ha circa 4000 e spicci. Allora, per il filtro dell'aria, allora, facciamoci un attimo spazio, poi sistemiamo. Per il filtro dell'aria ci serve la scatoletta magica, questa. Ovviamente gli attrezzi li comprate una volta e poi vi fanno comodo, e c'ha due bulloni da svitare, questo e non so se riesco a farvelo vedere, e questo qua. Adesso li svito e poi ci rivediamo. Ok, svitato e svitato. Per staccarlo è facile, tirate verso di voi mi sembra qua verso il basso. Ok, e si è tolto il tappino. Appoggiamo qui, mi raccomando, verso l'alto se no vi si graffia. Adesso dobbiamo svitare questo bulloncino qua, che è per il filtro dell'aria. Vediamo se riesco con una mano. Olè, sì, ci sono riuscito. Ovviamente con una mano è una cosa un po' difficile. Vabbè, finisco di smontarlo e ci rivediamo. Ok, vite smontata, basta tirare verso di voi e verso il basso. Eccolo qua, guardate quanto è bello nero. Ragazzi, non sembra, ma questo è una cosa importantissima. Se la moto respira bene, la moto va sicuramente meglio. Con una mano non riesco a sfilarlo, però lo sfilo. Eccolo qua. Comunque vedete, 4000 e rotti chilometri, comunque fa molto schifo. Ok, e ci rimontiamo quello nuovo. Io di solito mi metto più paia di guanti perché questi ormai sono sporchi d'olio. Mo levo il primo paio e sotto ce n'è un altro pulito, così posso toccare il filtro nuovo. Ok, filtro nuovo montato. Eccolo qua, bello pulito pulito. Guardate la differenza, cioè non c'è paragone. Adesso rimonto tutto, quindi rimetto prima questo, quindi verso l'alto e spingendo, e mettiamo la vitarella sotto. Ok, e poi rimontiamo l'ultima cosa. Eccolo qua, mettiamo questo, così attenzione che qua sotto ci stanno i due dentini, quindi dovete mettere prima il sotto e poi lo rimandate a incastro sopra.
e rimettete le due vitarelle, una qui e una qui. E il gioco è fatto, ragazzi.